Secondo voi il DJI Mavic Mini è un drone utilizzabile al chiuso? Sicuramente sì. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi con il DJI Mavic Mini che, guardate, come stabile anche qui al chiuso. Ora lo faccio atterrare, perché anche se stabile è un po' rumoroso, però sì, è un drone che è tranquillamente utilizzabile anche indoor, al chiuso. E devo dirvi la verità, questo proprio non me lo aspettavo. Si vede che il sistema VPU di telecamera più sonar funziona davvero molto bene. Però mi raccomando, se dovete utilizzarlo dentro delle mura, seguite un paio di accortezze che vi spiego subito. Innanzitutto montiamo i paraeliche che vanno a sostituire i sensori anticollisione che, come ben sapete, su questo modello non sono presenti. Montare i paraeliche è molto semplice. Innanzitutto aprite i due gancetti di plastica posti su ognuno dei due paraeliche. Poi inseritele con delicatezza, mi raccomando, avendo l'accuratezza di far entrare prima il piede più lungo, quello in cui è presente l'antenna. Quello dietro entra molto più facilmente e una volta fatto questo chiudete entrambi i gancetti. E ripetete lo stesso procedimento con l'altro paraeliche. Fatto! Una piccola curiosità, il DJI Mavic Mini con il paraeliche pesa esattamente 297-298 grammi, praticamente poco meno di 300 grammi. Una volta montati, come vedete, proteggono il drone a 360 gradi. Sono pensati proprio per sostituire i sensori anticollisione. Ora vi spiego come farlo decollare e atterrare direttamente in mano. Può essere molto utile al chiuso e anche all'aperto, magari in situazioni di emergenza, ad esempio in barca o in montagna quando non ci sono degli spazi liberi. Purtroppo il Mavic Mini non è dotato di nessuna funzione base di decollo e atterraggio automatico dalla mano come ad esempio il DJI Spark, quindi dobbiamo un attimo ingegnarci. Ma comunque è davvero molto semplice e sicuro. Iniziamo decollando. Tenete il Mavic Mini semplicemente appoggiato sulla vostra mano, non stringetelo, fate in modo che sia libero di svolazzare in libertà una volta che gli daremo il comando che dovremo dargli ovviamente con il radiocomando che penso ora voi starete vedendo in schermata. Cosa dovete fare? Dovrete semplicemente tappare sull'unica icona disponibile sulla sinistra dello schermo, quella dell'autodecollo, dell'auto take off, e poi andare a tenere premuto la parte centrale del display per confermare il comando. Ed ecco che lui decolla subito. Poi ovviamente potrete manovrarlo con il radiocomando. Invece per farlo atterrare, perdonatemi se grido, vi basterà mettere la mano sotto di lui. Come vedete si alzerà automaticamente. Voi cosa farete? Tenete premuto lo stick di sinistra, quello del gas in basso, e lui atterrerà automaticamente. Quando inizierà a fare bip bip starà atterrando e i sensori della VPU posti sotto al drone, che lo tengono rialzato rispetto a un ostacolo come la mano, smettono di funzionare e potrete tranquillamente farlo atterrare sulla vostra mano. Ripetiamo un'altra volta: decollo automatico, e ora atterraggio. Ecco fatto, nulla di più semplice. Ovviamente cercate di non mettere il dito in mezzo alle eliche quando sta atterrando o quando sta decollando, altrimenti, nonostante siano piccoline, vi farete sicuramente male. State attenti. Procedura, come avete visto, molto semplice. L'unica piccola criticità è data dalla presenza dell'icona per il decollo automatico nella parte centrale del display. Non è facilmente raggiungibile se utilizziamo il radiocomando con una sola mano, perché con l'altra ovviamente dobbiamo tenere in mano il drone. Dovete un po' allungare il pollice, se avete la mano un po' piccolina non è comodissimo. Speriamo che DJI vada a lavorare un po' su questo aspetto, perché è sicuramente un drone molto comodo da far decollare e atterrare direttamente in mano, un po' come il DJI Spark ai suoi tempi. Bene amici, direi che questo è tutto, una piccola videoguida per volare indoor. Mi raccomando, volate in sicurezza con la testa, perché qui
non c'è il GPS. Sì, lui è molto stabile, però in zone o stanze non ben illuminate potrebbe sbandare un po'. Cercate di tenere l'ambiente sempre ben illuminato, in questo modo lui sarà sempre stabile. E mi raccomando, montate i paraeliche quando volate al chiuso, sicuramente salveranno la vita del vostro drone in caso di incidente. Bene amici, ditemi ora voi cosa ne pensate. Avete già provato a volare in casa al chiuso? Come si comporta il vostro DJI Mavic Mini? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. In descrizione video trovate il link per acquistare questo drone insieme a eventuali coupon che pubblico sempre aggiornati sul nostro canale Telegram, linkato anch'esso in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi! E infine, se volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri video sono totalmente gratuiti, non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdere le notifiche dei nostri nuovi prossimi video e direi che questo è davvero tutto. Fatemi sapere se vorreste altre guide o video su questo piccolo drone, parliamone nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!